tutti, bentornati sul mio canale e se non ci siete mai stati, benvenuti! Oggi iniziamo subito con un video tutorial come creare delle labbra brillantinose perfette per queste feste che arriveranno. Per questo video tutorial utilizzeremo una tinta liquida per le labbra, questa è di Inglot, è il numero 27. È un rosso tendente un po' più a rosa, quindi non è niente di troppo eccessivo. Userò una tinta labbra che andrà appunto a diventare matte. Perché mi servirà comunque sia sulle labbra una buona base per appiccicare e attaccare i brillantini. Se non avete una tinta labbra non dovete per forza necessariamente comprarla, certo se vi piace, long lasting è buona, però potete usare comunque sia qualsiasi rossetto sia di un glossy finish, quindi qualsiasi rossetto non sia opaco va bene, anche il burro cacao se per esempio va bene, perché l'importante è che noi abbiamo una specie di collante per i nostri glitter. Come glitter andrò a usare questo pigmento sempre comprato da Inglot, il numero 86, una specie di borgogna, forse se non mi inquadro riuscirete a vederlo. È una specie appunto di borgogna un po' più sul marroncino, comunque sono molto carini, in telecamera non riesco nemmeno a farvi vedere quanto in realtà sia bello. E tanto per darvi anche a voi un'idea di che cosa altro potete utilizzare se non un pigmento, potete sempre utilizzare appunto dei glitter. Questi sono della Bella Pierre, correggetemi se lo sto dicendo male, e sono dei un colore copper, quindi è un colore bronzo. Userò questi due o anche solo uno dei due, giusto per darvi comunque un'idea. Armata di specchio e ring light, andiamo subito a fare questo benedetto tutorial. Applico la lip tint, in caso della lip tint mi devo muovere prima che si asciughi. Togliamo l'eccesso e vado a pressarlo sulle labbra. Preoccupatevi se l'avete messi troppi, perché quando andrete a mettere la parte superiore, se volete lo potete sempre mischiare insieme per renderlo un po' meno pesante. Come vedete sono molto carini. Se non vi piace questo effetto un po' bluastro che ha il glitter, ecco perché vi dicevo potete sempre usare quelli altri. Io adesso, solo per darvi un'idea, li utilizzerò sopra, non è proprio lo stesso effetto, ma per darvi un'idea come sarebbero dei diversi brillantini. Ovviamente adesso la mia tinta labbra non è più bagnata, quindi ovviamente non attacca più, non fa più da collante. Quindi che cosa possiamo fare? Utilizzeremo un balsamo labbra, solo un po', appunto lo metterò un pochettino sul dito, lo vado a pressare sul pigmento basically e andate con i brillantini. Giusto per darvi un'idea da quello che è la parte sotto e quello che è la parte sopra, vado a fare la stessa cosa nella parte superiore. Come vedete questo è il risultato, da buono, perché come effetto è, insomma, è, oh mio Dio che cosa sulle labbra, però vi assicuro che dal vivo sono più brillantinate, cioè ve lo assicuro. Quindi se magari non vi piace troppo l'effetto questo tutto effetto pieno, perché capisco che magari è un trucco particolare, magari aggiungetene solo un pochettino al centro delle labbra, che vi andrà a creare per l'appunto un effetto un po' più volumizzante, che ovviamente andate a mettere un punto luce al centro, quindi molto facile da realizzare, velocissimo. Come avete visto è il tempo di mettere il rossetto, solo un po' più pazientemente per mettere i brillantini sopra. Se questo video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi un commentino con un mi piace qua sotto, e se avete delle domande, magari delle cose che non ho spiegato o dei video che volete vedere realizzati, non dimenticate di lasciarmelo scritto qua sotto e sarò molto più che felice di rispondervi e valutare appunto tutte le vostre richieste. Mando un bacione grandissimo, ci vediamo al prossimo video, spero prestissimo, e ciao!